Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Guadagno Quotidiano. Oggi scopriremo come investire i nostri primi 100 euro. Bene, bentornati a tutti, benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi scopriremo 3 modi per investire i nostri primi 100 euro. Però è doveroso fare subito un primo accorgimento, ovvero 100 euro sono davvero pochissimi. Una cifra di questo genere sicuramente verrebbe vista un po' sorridendo, diciamo, però io sono dell'idea che se il nostro obiettivo è imparare a investire i nostri guadagni, i nostri risparmi, è necessario iniziare innanzitutto da giovani. E non solo da giovani, ma anche con bassi capitali. Quindi sono dell'idea che saper investire 100 euro sia una base fondamentale per poter investire successivamente capitali più alti. Ma prima quindi di iniziare il video, come al solito vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale, in quanto questo sarebbe importantissimo. Bene, quindi detto questo passiamo subito ai modi per appunto investire i nostri primi 100 euro. C'è però da dire che dovete diffidare assolutamente da tutti i guadagni facili, veloci e senza impegno. Diffidare non significa per forza non investirci, ma significa dovervi informare bene prima di quello che sta succedendo o al massimo utilizzare una piccolissima quantità del vostro capitale da investire, o meglio da giocare, perché in fin dei conti su certe piattaforme, su certi progetti effettivamente non si hanno delle basi e quindi è più una scommessa, e quindi a quel punto sappiamo che quel capitale che abbiamo immesso dentro queste piattaforme potrebbe effettivamente sparire da un giorno all'altro. Dato che appunto noi avremo solo 100 euro, che quindi come ho detto è un piccolo capitale, non andremo sicuramente a considerare queste tipologie di piattaforme proprio perché non possiamo fidarci di quello che appunto ci danno. Inoltre è necessario ovviamente, come diciamo, primo modo per investire è non spendere il proprio capitale, perché se noi poniamo di avere 100 euro, nulla vieta che si possano appunto spendere chissà dove e che quindi siano solo dedicati appunto al nostro investimento e appunto che si evitino delle piattaforme troppo remunerative e con pochissime basi solide che ci possono appunto consentire di creare anche un micro piano di investimento. Bene, quindi passiamo ai 3 modi per investire 100 euro. Sicuramente avete notato che in questo periodo, in questi ormai 5-6 anni, le cripto sono letteralmente esplose, in particolar modo dal 2019, fine 2019 in poi. Quindi un primo modo che può farci guadagnare di interessi è appunto investire questi soldi in cripto. Attenzione però che le cripto ce ne sono di tantissimi tipi. Ci sono le cripto stabili, le stablecoin, le shitcoin e poi le altcoin. Per farvi una macro differenza, le shitcoin, come dice anche il nome, sono tutte quelle criptovalute che non hanno un progetto, non hanno una base e quindi sono semplicemente da evitare, come potrebbe essere Shiba Inu o Dogecoin e così via. Le altcoin invece sono quelle criptovalute che hanno un progetto di base e hanno comunque qualcuno, si sa chi l'abbia create e chi siano i fondatori, e quindi comunque si può avere una direzione anche della criptovaluta, del progetto, come potrebbero essere ad esempio Crow, token di crypto.com, o ad esempio Cardano o così via. E infine le stablecoin, ovvero quelle criptovalute che semplicemente sono identiche, hanno un valore identico a una moneta, a una valuta reale, come potrebbe essere ad esempio il Tether, quindi lo USDT, che prende come valore il valore del dollaro. Per investire questi 100 euro in criptovalute, come al solito la prima cosa da fare è mettere dentro un wallet che ci permetta quindi di comprare o scambiare queste criptovalute. La prima cosa che dovremmo quindi fare è scegliere uno di questi siti, come potrebbe essere ad esempio appunto crypto.com oppure Binance, che appunto ci permettono di acquistare appunto queste criptovalute, e a quel punto noi dovremo andarci ad informare sui vari progetti delle criptovalute che ci interessano. Avendo quindi un chiaro piano delle varie criptovalute che ci interessano e vedendo che possono avere effettivamente un buon progetto e così via, a quel punto sarà necessario semplicemente scambiare i nostri 100 euro con le criptovalute in questione. A quel punto ci basterà mantenere appunto, fare hold quindi di queste criptovalute e poi venderle in un secondo momento
appunto quando il prezzo sarà aumentato, anche a fronte appunto di progetti che si stanno sviluppando o che si sviluppano nel frattempo del nostro holding. Le cripto sono effettivamente abbastanza volatili, quindi potremmo quasi dire che va leggermente in discordanza con quello che abbiamo detto all'inizio di questo video, ovvero che eviteremo tutti quei progetti che non hanno delle fondamenta. Però in questo caso comunque il mercato cripto si sta alzando, eccetto in questo periodo che comunque è un periodo non molto positivo, come potete ben sapere, e quindi effettivamente i vari prezzi delle criptovalute si sono scesi, ma proprio perché sono scesi, eccetto ovviamente per le stablecoin che rimarranno sempre a valore del dollaro, è un buon momento ad esempio per acquistare. Però il punto è sempre che bisogna informarsi prima, informarsi molto bene sulle criptovalute, con questi progetti che noi andiamo a supportare. Secondo metodo invece si parla di ETF ad accumulo. Che cos'è un ETF? Un ETF è uno strumento finanziario che emula dei mercati specifici. Esistono varie tipologie di ETF e soprattutto possono essere più o meno estese. Ma perché scegliere un ETF? Un ETF è molto più sicuro perché diversifica moltissimo. Infatti difficilmente andremo a trovare un ETF che diversifica poco. Quindi a differenza di andare a comprare 100 euro in azioni di una certa società, noi andremo a investire in un ETF che quindi andrà a investire in tantissime altre azioni, quindi andrà a diversificare. Questo ovviamente ha un costo, ma ci sono degli ETF anche molto buoni che costano molto poco, quindi hanno un costo molto basso e un rendimento abbastanza alto, soprattutto abbastanza alto da permetterci appunto un ritorno rispetto ai costi. Ma cosa significa ad accumulo? Ad accumulo significa che andremo appunto a far sì che i nostri interessi ottenuti appunto dall'andamento dell'ETF ci ritorneranno all'interno dello stesso ETF. Andremo ad acquistare altri di questi ETF e quindi la crescita sarà esponenziale, sarà più veloce perché andremo a reinvestire costantemente i nostri fondi. Per fare questo ci sono varie piattaforme e ci sono anche vari siti che ci permettono di vedere tutte le funzionalità degli ETF e scoprirne di nuovi. Uno di questi siti è JustETF, che in questo momento potete vedere e che vi lascerò ovviamente il link in descrizione, e uno ad esempio dei broker che permettono di acquistare ETF, anche se ovviamente non ci sono tutti, è ad esempio DeGiro, ovvero il broker che uso io stesso. Vi lascerò anche qui il link in descrizione. Infine, l'ultimo modo è il più conosciuto e forse anche il più sottovalutato, ovvero la formazione. Non l'ho messo all'inizio di questa lista perché è sicuramente una delle cose che tutti vi dicono e forse è più, diciamo, una scelta strategica per non farvi andare via dal video. Però il punto è che la formazione è il modo più importante in cui voi potete investire i vostri soldi, in quanto con la formazione non solo potremo andare a conoscere sempre cose nuove e quindi avere una conoscenza maggiore di tutti gli strumenti che noi possiamo andare a utilizzare, ma soprattutto ci potrà permettere di guadagnare di più, risparmiare di più, investire meglio, capire le situazioni, gli andamenti del mercato, e questo può essere su qualsiasi cosa. Quindi può essere una formazione inerente ai mercati, una formazione inerente agli investimenti, una formazione inerente a una qualsiasi azione che volete andare a fare, formazione sul vostro lavoro, quindi fare ad esempio un corso di formazione per voi stessi, magari siete dei freelancer, magari aspirate a un posto migliore nell'azienda in cui lavorate, e sicuramente formandovi questo vi aiuterà a appunto raggiungere questi obiettivi, perché vi permetterà di avere qualcosa per cui concorrere con gli altri e soprattutto per spiccare, quindi farvi notare ovviamente in positivo. Per farlo ovviamente ci sono svariati modi: comprare libri, comprare videocorsi, guardare anche solo video su YouTube gratuiti. Tutto questo ovviamente funziona. Il problema della formazione è che purtroppo è anche il problema per cui molti lo snobbano, è il fatto che non dia effettivamente rendimenti da quello che appunto si fa, anzi potremmo dire è un'uscita senza effettivamente entrate. Il punto è che, come ho detto prima, questa uscita è posticipata, e anche se noi non ce ne accorgiamo, perché comunque è possibile che pur formandoci non ci si accorga che questa formazione appunto ci è servita, comunque in un futuro che può essere più o meno lungo, questo porterà sicuramente ad avere un ritorno economico dovuto alle varie azioni che andremo a fare dopo esserci formati. Questi sono i 3 metodi che consiglio per poter investire i nostri primi 100 euro
E quindi sicuramente sono tutte cose che, anche se avete già sentito, spero vi sia d'aiuto per far sì che voi andiate a scoprire meglio questi vari metodi e magari scoprirne qualcuno di nuovo, in modo che voi andiate a sviluppare una migliore capacità di ottimizzazione del denaro e ovviamente una migliore capacità di investimento. Quindi fatemi sapere nei commenti se conoscevate già questi metodi e se ne avete già ovviamente applicato qualcuno, se avete già investito in ETF, se avete già comprato videocorsi o libri in generale e ovviamente se investite anche in cripto. Vi lascio tra l'altro in descrizione la lista di libri finanziari che io consiglio, una lista Amazon con ovviamente dei link affiliati, quindi se voi andrete ad acquistare da Amazon attraverso quei link io otterrò una percentuale di quello che Amazon va a trattenere, quindi voi ovviamente non andrete a spendere più soldi, anzi, ma semplicemente Amazon mi riconoscerà una percentuale. Quindi vi ricordo ancora di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, perché questo sarebbe importantissimo, e ci vediamo a un prossimo video.